Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, tendenze energetiche spirituali per la prima parte del 2024. Abbiamo il sole. Ragazzi, periodo di espansione, periodo di crescita, periodo anche dove probabilmente si svilupperanno diversi tipi di amicizie o comunque con la carta del sole si parla di rapporti puliti, di rapporti genuini, ok? Quindi è una fase di espansione letteralmente, è una fase dove ehm, diciamo ci sarà molto movimento, molto allegra, ripeto, pulita, o perlomeno questo è un po' ehm, la prefazione della lettura. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Vi ricordo che comunque sono letture fatte per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Se per caso non risuonasse nulla o voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato poi una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione del video trovate il mio indirizzo email, lo vedete anche scritto qui e lo trovate anche nelle informazioni del canale nel caso voleste contattarmi. Bene, andiamo a vedere. Ok, iniziamo con un 7 di spade, ragazzi. 7 di spade fa sempre un po' riferimento ai giochi della mente, ai giochi della lingua, quindi alle cose che si dicono in un certo modo. Parla di verità occulte. Abbiamo poi un 4 di bastoni, la carta degli amanti, un 5 di bastoni, la sacerdotessa, fante di pentacoli, 4 di coppe e mago. Allora ragazze, ragazzi, qui ho l'idea che abbiate bisogno di come ripulire un pochettino la mente da certe idee che vi siete fatti inerenti le relazioni e effettivamente la carta del sole parla anche di chiarezza mentale, di cose che vengono alla luce. Ve lo dico perché c'è questo 7 di spade. Ho come la sensazione che qui ci sia un'idea per quello che riguarda le relazioni in generale, sia quelle di amicizia che quelle familiari, ma soprattutto quelle di coppia, la relazione con l'altro, cioè la relazione a due, che sia un'amica, che sia proprio la relazione a due, ehm, ho come l'idea che dobbiate fare una specie di restyling sul tipo di equilibrio relazionale che volete creare voi nella vostra vita, con le persone che frequentate, insomma. Adesso andiamo a vedere carta per carta, così riesco a dirvi meglio e poi magari cambia anche un po' la sfumatura della lettura. Allora, andiamo a vedere. 7 di spade. Allora, abbiamo l'imperatore, la torre, abbiamo un re di pentacoli e un cavaliere di bastoni. Allora, si tratta proprio di destrutturare qualche regola, qualche... Mi viene da dire l'idea dell'uomo, l'idea del padre, l'idea del marito, l'idea del maschio. Sia che siate uomini, sia che siate donne.
è quell'idea lì che va un po' rivisitata. Perché anche il sole comunque a livello di energia è un'energia maschile. C'è qualche cosa che ha a che vedere con o una struttura patriarcale che è da elaborare. È come se doveste far cadere certe rigidità, ragazzi. Con il sole si fa luce su quello che bisogna buttare giù. E ho come la sensazione che appunto dobbiate muovervi da certe idee. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Abbiamo un fante di pentacoli che avete già qui e un 9 di spade. Qui il punto è lavorare su voi stessi o fare voi un lavoro poco per volta, giorno per giorno, dentro di voi per togliere tutti questi pensieri limitanti, queste preoccupazioni, queste rigidità di cui si parlava qui e un po' anche nei confronti degli altri, cioè reindrizzare certi tipi di relazioni, che possono essere relazioni già esistenti magari con degli amici oppure anche per le nuove. Quindi cercare di muovervi in modo diverso per cercare... Innanzitutto chiedetevi che cosa vuol dire per voi una relazione stabile, una relazione da amanti, da equilibrio. Amanti è la carta, una relazione in equilibrio. Cosa potrebbe definire una relazione in equilibrio per voi? E poi da lì cercarlo, crearlo, studiare come poterlo ottenere. Sì, ragazzi, qui ho come la sensazione... come vi dico, c'è qualche cosa che ha a che vedere con il vostro relazionarvi con gli altri all'interno di una relazione, come se doveste prima trovare una vostra stabilità interna, ma ve lo dico perché vedo qui anche la sacerdotessa. Ripeto, come maneggiare voi stessi all'interno anche di tutti questi pensieri, cioè come rimanere stabili nonostante i problemi, le preoccupazioni, le ansie e tutto quello che succede nella vita giorno dopo giorno, e come il... potrebbe essere una sorta di scuola, una sorta di allenamento. Resto stabile nonostante tutte le botte che ricevo da tutte le parti. Perché qui, avendo gli amanti al contrario, quello su cui dovrete lavorare è proprio l'amore per voi stessi. Ok, no, la mia zona di comfort, la mia zona di sicurezza. Non sono le regole degli altri, ma sono le mie regole. Ci devo lavorare, è una cosa a cui mi sto avvicinando perché c'è ancora da pulire roba vecchia, ok? Però qui il lavoro principale è sull'amor proprio. Andiamo a vedere gli amanti. 3 di bastoni e 5 di pentacoli. Allora, qui quello che vi posso dire è che potreste fare un lavoro per quello che riguarda l'abbandono. Probabilmente c'è qualche storia di abbandono. Se non è nella vostra vita, potrebbe anche essere a livello familiare, a livello di bagaglio karmico, genetico che vi portate dietro, perché comunque le credenze limitanti dei nostri genitori, dei nostri nonni automaticamente si trasferiscono, no? Di generazione in generazione. Quindi può essere roba vecchia, appunto, l'idea del maschio, l'idea dell'uomo, cose di questo genere. E comunque, quando c'è un 5 di pentacoli con gli amanti al contrario, mi parla molto fortemente di una codipendenza affettiva. Qui bisogna spingersi a osare, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. L'una e 10 di spade. Ho come la sensazione che vi dicano di smetterla di combattere con le vostre paure, con le vostre zone d'ombra.
più che combatterle bisogna integrarle, quindi è un po' come, ok, chiudo con il ciclo della sofferenza, qui avete il 9, ma qui avete il 10 di spade, quindi è come se nel prossimo periodo, nei prossimi 6 mesi, andaste a fare come appunto un lavoro di integrazione delle zone d'ombra. Se non sapete cosa sono le zone d'ombra, sarete portati a scoprire quali sono, come identificarle e via dicendo. Da dove arrivano le paure, da dove arrivano certe reazioni. Ok, andiamo avanti, andiamo a vedere la sacerdotessa. 5 di bastoni nuovamente. E 4 di coppe. Dunque, se fosse una questione familiare, le idee potrebbero essere state prese dalla nonna. Le idee sull'uomo potrebbero essere state fortemente come incalzate, ma non è la parola giusta, dettate, sì, va bene, comunque, promulgate, ecco, da una figura nonnesca. Potrebbe essere la nonna materna, la nonna paterna, però ho come la sensazione che potrebbe essere una nonna che in qualche modo, perché qua si ripete questo 5 di bastoni, ok? Quindi è un po' come una lotta interna, una lotta costante, una lotta che non è proprio una lotta, è più una gara, una competizione. Appena l'ho vista in quella posizione mi è venuto in mente come se fosse una questione di ego. Magari questa persona non lo fa consciamente, ma ha semplicemente bisogno per il suo ego di farvi vedere che lei sa. E quindi vi dice cose, magari ha delle massime, delle teorie che avete sentito fin da quando eravate bambini e sono rimaste. Però e qui è un po' se volete, come dire, togliervi da un certo loop mentale, da un certo assetto mentale, è utile molte volte sentire altre campane, perché con questo 4 di coppe è come se vi rendeste conto solo di quello che avete davanti, solo delle persone che avete intorno, ma non vi rendete conto che magari c'è molto, molto, molto altro. Vi dirò ragazzi, a livello spirituale ci potrebbe essere anche qualche cosa legato ai tradimenti, cioè nel senso a livello karmico potreste avere qualche cosa a livello familiare, come se nella vostra famiglia fosse abbastanza normale vivere dei tradimenti, che non sono solo i tradimenti fisici, ma parliamo anche di tradimento della fiducia, bugie. Sì, tradimenti nel senso che qualcuno appunto tradisce la fiducia dell'altro, però in modo particolare potrebbe essere dovuto proprio ai tradimenti da 3 di spade, adesso non è uscito per adesso, però può essere che se la nonna, la figura effettivamente che per voi ha influenzato questo tipo di ideale, a me viene la nonna, ma potrebbe anche essere un'educatrice, cioè la nonna come esempio, però potrebbe anche essere un'educatrice, potrebbe essere una persona alla quale facevate riferimento durante l'infanzia, potrebbe essere un insegnante di musica, come queste sensazioni. Comunque, sta di fatto che c'è bisogno di lasciarsi indietro queste idee perché probabilmente sono idee che lei si è fatta perché lei è stata tradita. Però non è detto che tutti gli uomini o tutte le donne, se fosse un nonno quello che mi ha detto questa cosa, che tutti gli uomini e tutte le donne siano uguali, insomma. Però c'è tanta influenza mentale da cui dovete svincolarvi. Avete la sacerdotessa, è un po' come se vi dicessero guardate oltre l'apparenza delle cose, non state tanto a guardare che cosa è giusto, che cosa è sbagliato, o meglio, chi ha ragione, semplicemente prendete la cosa come un dato di fatto e da lì partite, vedete che cosa potete fare oltre. Andiamo a vedere il fante di pentacoli. Abbiamo il matto,
abbiamo un 2 di bastoni e un cavaliere di spade. Allora, qui sento che c'è bisogno di approcciarsi a un nuovo modo di vedere le cose, c'è bisogno di, magari potrebbe anche proprio esservi utile studiare qualche cosa a livello di rapporti tossici, a livello di codipendenza, proprio perché espandere la conoscenza, cioè scusate, aumentare, cioè la conoscenza espande la coscienza, quindi più voi sapete, più voi comprendete, più voi capite. E qui c'è proprio bisogno di aria fresca, di aria nuova. Sento che anche qualcuno avrebbe intenzione di scappare, ma fondamentalmente avete bisogno di una boccata di ossigeno, mi viene da dire, come se avessi bisogno di più tempo anche per voi stessi. Andiamo a vedere il 4 di coppe. E che siete tanto presi, ci sono delle situazioni intorno a voi che vi assorbono tanta energia e avreste invece bisogno di occuparvi di voi stessi, del vostro amor proprio, dei vostri progetti. E anche qui viene fuori, cioè qui avete proprio bisogno. Allora, per qualcuno potrebbe essere utile imparare qualche cosa inerente alla numerologia. Wow, eccolo qua il sole, ragazzi. Quello che prima con il 4 di coppe che avevate anche qui non si vede. Oh, guardate, c'era la carta degli amanti girata. Qualche cosa vorrà dire, ce l'avete anche qui. L'amor proprio. Fate chiarezza sull'amor proprio. Il sole parla, ecco infatti, parla anche di iniziare ad esprimere la propria essenza, parla di iniziare ad esprimere se stessi, parla di creare prima un rapporto di amicizia. È come se il tipo di idea che avete della relazione romantica piuttosto che di amicizia sia sempre quella del tanto le persone ti tradiscono. E nel prossimo semestre sarete proprio portati a lavorare quel discorso lì, a trovare più stabilità anche nella vostra capacità intuitiva, cioè quando nel capire quando qualcuno vi dice una verità piuttosto che magari sta cercando di raggirarvi, però si tratta di anche aprirsi agli altri. La morte parla di cambi di attitudine. Smettetela di stare lì in attesa che le cose cambino da sole. Cercate di essere più limpidi, cristallini, onesti, veritieri, coraggiosi, perché alle volte per dire la verità ci vuole coraggio. Però, come vi faccio un esempio, un'amica si prova un vestito, come mi sta? Le sta malissimo. Ma come glielo dite? Sì, ti sta. Oppure, perdona, io sono amica e magari a te piace, ma non ti sta bene per questo motivo, non te lo vedo addosso. Ok, quindi un'amica ti dice veramente se ti sta bene il vestito o no, non è che ti dice che ti sta bene per farti contento, ok? È come un cambio di attitudine, un cambio di modo di pensare. E difatti poi qua terminiamo con il mago. C'è un nuovo inizio, un nuovo capitolo della vostra vita. Si taglia per ricostruire dalle basi, mi verrebbe da dire. Allora ragazzi, bene, è un anno di espansione, un anno di novità, è un anno di elaborazione soprattutto del proprio valore personale. Ecco perché poi farete di nuovo di conto, vi può essere utile anche la numerologia o anche prendere lezioni di contabilità, perché no, per qualcuno potrebbe essere vista anche in questo senso. Perché? Perché il potere personale, l'amor proprio è collegato con il terzo chakra, che è collegato con il sole, che è collegato con i soldi. Ok? Andiamo a vedere un oracolo per chiudere la lettura. Guardate, carta numero 16. Risultati. Qui ragazzi c'è il raggiungimento di un obiettivo. Datevi 6 mesi, questo movimento energetico lo vedrete alla fine del semestre, alla fine in modo completo come ve l'ho descritto e arriverete a un risultato. E poi abbiamo confusione, carta numero 13. Ci sono diverse scelte e parla di incertezza e qui lo rivedo un po' con questi 2 5 di bastoni, tante idee, tante
parole, tante chiacchiere, tanti consigli, magari anche da tante persone diverse, un'idea un po' particolare, come vi dicevo prima qui, di quello che può essere la rigidità piuttosto che la stabilità, piuttosto che una relazione o la stabilità all'interno della relazione. Però arriviamo al risultato, ok? Alla fine una scelta si fa. Vi ricordo che comunque la carta del sole è una carta di azione, di movimento, di qualcuno che va in avanti. È durante il sole rischiara il giorno, infatti è durante la giornata che si agisce, che si lavora, che si fa. Bene, amici del cancro, è una bella lettura. Spero che comunque vi sia stata utile per capire come navigare le energie del prossimo futuro. Fatemelo sapere con un like, con un commento. Se avete piacere potete iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ah, e vi auguro un inizio 2024 splendido. Ciao ciao.